Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Una buona domenica a tutti. Gli apostoli fanno una richiesta piuttosto strana a Gesù. Gli dicono letteralmente: aggiungi fede a noi. Viene da chiedersi com'è che può fare Gesù ad aggiungere a loro fede. Uno la fede ce l'ha o non ce l'ha. E se uno è ateo non ha fede, oppure ce l'aveva poi l'ha persa. Ma la fede può aumentare o diminuire? Noi pensiamo che uno ce l'ha o non ce l'ha, basta, finito. Questo sarebbe vero se la fede si riducesse all'assenso a un pacchetto di verità. Uno ha fede nella risurrezione di Cristo, quindi crede che Lui è risorto e quindi ha fede. Non può aumentare o diminuire. Sarebbe vero se la fede si riducesse a questo assenso. Ma questo è il primo errore, pensare che la fede si riduca a questo. La fede per Gesù può aumentare, diminuire, scomparire anche. Lo vedremo. C'è un secondo errore, che è quello di identificare la fede con la pratica religiosa. E qui noi ammettiamo che può aumentare o diminuire. Difatti, noi diciamo che uno ha molta fede quando va spesso in chiesa, passa molto tempo in preghiera, allora ha molta fede. Quando non dedica molto tempo alla preghiera, allora la fede è poca. È l'identificazione che viene fatta fra la pratica religiosa, queste manifestazioni esterne di devozione, che sono anche belle, con la fede. No. Queste manifestazioni esterne religiose possono esistere anche dove non c'è più fede. Ne facciamo tutti l'esperienza che certe pratiche continuano anche quando uno non crede più in niente. Pensiamo ad esempio a certi segni di croce che si discostano poco da gesti scaramantici. Se io entro in macchina e inizio un viaggio, posso fare il segno di croce, ma comprendo che cosa intendo dire, cioè voglio vivere da cristiano questo momento, quindi sarò rispettoso, non posso mettermi in viaggio se non sono in condizione di farlo, dovrò stare attento alle precedenze. Ecco, il segno di croce mi richiama la mia responsabilità, non solo nell'osservanza delle norme stradali, ma il comportamento anche da cristiano, quindi se vedo qualcuno che è nel bisogno io mi fermo. Ma il segno di croce può essere anche semplicemente un gesto scaramantico, ne vediamo tanti di questi gesti. La pratica religiosa rimane molto tempo anche quando la fede è scomparsa completamente. Credere non è una scelta irrazionale. Questa sarebbe creduloneria e purtroppo ce n'è ancora tanta di creduloneria, che è quella che ci rende anche ridicoli di fronte ai non credenti. La fede riguarda la mente. La scelta di credere deve essere molto molto ragionevole, non razionale, perché la fede va al di là del razionale. Ma la ragionevolezza deve essere somma. Quando Gesù ha detto che bisogna amare Dio con tutta la mente, si riferiva proprio allo studio, alla ponderatezza, alla ragionevolezza della scelta di fede. Ma a un certo punto la ragionevolezza raggiunge l'apice, non può andare oltre, e allora o scatta o non scatta la scelta di fede, che è l'innamoramento. L'immagine più nitida, più chiara di che cos'è credere è data dall'innamoramento.
Quando due giovani si conoscono, si studiano, vedono se sono fatti l'uno per l'altro, questa è la ragionevolezza. Poi a un certo punto scatta la scelta. Uno o si innamora o non si innamora. Lì non c'è la razionalità, c'è la ponderatezza. Lo stesso accade nella scelta di credere o non credere in Cristo. Uno si può innamorare di lui oppure dice lo ammiro, ma io mi faccio la mia vita. Non sulla sua proposta, ma sulla proposta che mi fanno altri. Supponiamo di esserci davvero innamorati di Cristo, quindi abbiamo fede in Lui. Come in tutti gli innamoramenti, ci sono gli alti e bassi. Gli innamoramenti possono accendersi, affievolirsi. Perché? Perché entra la routine, la monotonia, la stanchezza e allora c'è il rischio che il reciproco amore, la reciproca fiducia cominci ad affievolirsi, a diminuire. Ed è esattamente quello che accade anche nel rapporto con Cristo. Ci può essere un coinvolgimento totale con le persone davvero che hanno capito che cosa significa l'impegno battesimale, quindi l'identificazione con Cristo, quindi rivestirsi di Cristo in ogni momento della vita, devono lasciar trasparire questa luminosità che è quella di Cristo e quindi del cristiano, oppure può trattarsi di una scelta piuttosto superficiale, indecisa. Alla donna cananea Gesù dice: la tua fede è grande. Ai suoi discepoli più volte dice: voi siete gente di poca fede. E l'esperienza di una fede incerta e vacillante noi la facciamo ogni giorno. Crediamo in Gesù, ci fidiamo di Lui, ma fino a un certo punto. Posso credere in Lui quando dice di non commettere adulterio, di onorare il padre e la madre, non uccidere. Per dare la nostra adesione a questa sua proposta non occorre molta fede, ma adeguare la vita a certe sue richieste è complicato. Richiede una grande fede. Dal contesto noi intuiamo la ragione per cui i suoi discepoli gli hanno rivolto questa supplica: aggiungi a noi fede, perché ne abbiamo poca. Per quale ragione? Lui ha prospettato un cammino molto impegnativo. C'è stato un crescendo di richieste. Ha detto: bisogna passare dalla porta stretta. Quindi farsi piccoli, e noi vogliamo essere grandi. Poi ha detto: la famiglia naturale è bella, passa in secondo piano. Adesso c'è la nuova famiglia. E quindi tutte le sicurezze che ti dava il fatto di appartenere a certa famiglia, che però ti condizionava, perché tutto quello che tu dovevi fare era definito dall'accordo con le tradizioni. Adesso Gesù dice: le tradizioni passano in secondo piano. O sono d'accordo con la mia proposta o vengono escluse. Poi è venuta una richiesta ancora più impegnativa, quando Gesù ha detto, dice: senti, siediti perché ti devo fare una richiesta, cioè il prezzo della torre. Per costruire una torre su cui tu poi salirai e sarai ammirato, una torre bellissima, ma guarda che il prezzo è alto, siediti e rifletti e butta lì la sua richiesta, rinuncia a tutti i beni. E poi, proprio nei versetti che precedono il brano di oggi, Gesù ha richiesto il perdono incondizionato, senza limiti. Di fronte a queste richieste noi capiamo ciò che i discepoli hanno detto. Avrebbero detto: calma, un momento, qualcosa sì, ma tutto no. Ci mancano le forze. Aggiungi a noi fede. Bene, sentiamo cosa risponde Gesù alla richiesta che hanno fatto i discepoli.
Il Signore rispose: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Molte volte Gesù si è rivolto ai discepoli chiamandoli uomini di poca fede. Per esempio, quando li ha visti preoccupati per il cibo, per il vestito, dice: se Dio veste e si prende cura dell'erba del campo, quanto più si prenderà cura di voi, gente di poca fede. Se tu non hai fede in Dio, nel suo amore che accompagna la tua vita, tu affiderai la soluzione di tutti i problemi al denaro, a Mammonà, e quindi lo tratterrai per te, lo accumulerai, non ti basterà mai. Non ti fidi del progetto di Dio sulla tua vita perché hai poca fede. Oppure, quando c'è quella burrasca, si tratta di una parabola che riflette le burrasche della nostra vita, quelle burrasche nelle quali ci veniamo a trovare tutti in qualche momento. Bene, in queste situazioni noi possiamo affidarci alle nostre astuzie, alle nostre capacità, risolvere le cose secondo i criteri di questo mondo, perché abbiamo poca fede. Non ci fidiamo di ciò che Lui ci suggerisce in questi momenti, ci fidiamo di più dei nostri ragionamenti, delle nostre abilità, perché abbiamo poca fede. Ancora, quando Pietro è invitato da Gesù ad andare verso di Lui, vieni verso di me. E per un po' Pietro lo segue, ma a un certo punto c'è il vento, le difficoltà, comincia ad affondare. È parabola naturalmente perché Pietro sapeva nuotare molto bene, ma è l'immagine di ciò che accade nella nostra vita. Gesù che ci dice: vieni verso di me, fidati, ma poi abbiamo paura, ci fidiamo della nostra abilità e affondiamo. Perché? Perché ciò che Gesù dice a Pietro vale per noi, uomo di poca fede. C'è un momento quando i discepoli sono sulla barca e discutono tra di loro perché non hanno preso il pane. Di nuovo Gesù dice: siete gente di poca fede. È la preoccupazione per il pane materiale che assorbe tutti i progetti, i pensieri. No, c'è Cristo con te. I discepoli hanno capito e hanno verificato. E Gesù gliel'ha ripetuto in tutti i modi. La vostra fede non è che manca, ce n'avete un po', mi state seguendo, ma è piccola, non vi fidate completamente di me. E questo vale naturalmente per tutti noi. Eccola la richiesta. Aggiungi a noi fede, perché ne abbiamo bisogno per seguirti. Hanno commesso un errore, quello di pensare che la fede possa essere aumentata da Dio o da Gesù. No, Dio non può aumentarmi la fede, perché la fede è una adesione che io do liberamente da innamorato a Dio e a Cristo. Quindi non può essere accresciuta da Dio, può essere accresciuta da me, perché lo sappiamo, la nostra esperienza è che ci fidiamo di Dio e di Cristo e di ciò che Lui ci suggerisce fino a un certo punto, poi preferiamo seguire i nostri criteri. Invece di rispondere alla loro richiesta, Gesù introduce un'immagine paradossale per dire quali prodigi è in grado di produrre una fede consistente in Lui. Se è poca, i prodigi saranno scarsi, ma se la fede è grande, i prodigi saranno straordinari. E impiega delle immagini paradossali. Qui dice che se si dice a un gelso sradicati e vai a piantarti nel mare, lui lo farà. Che cos'è questo gelso? Il termine che viene impiegato
potrebbe indicare sia il gelso che il sicomoro. Se si tratta del sicomoro, sradicarlo è difficilissimo, perché anche quando viene tagliato le radici rimangono ancora per centinaia di anni. Se questa è l'immagine, allora potrebbe avere un significato molto importante. La fede in Cristo è capace di tirar fuori dai cuori delle radici che sembrano impossibili da sradicare. Matteo e Marco non impiegano l'immagine del gelso o del sicomoro, ma della montagna. Gesù che dice: se avete fede, voi dite a quella montagna, vai, spostati, vai nel mare, vi obbedirà. Non è cronaca, sono iperboli, immagini paradossali, ma il messaggio è chiaro. La fede è in grado di produrre qualcosa di straordinario e di inatteso. Lo dice Gesù parlando con quel papà che ha portato suo figlio epilettico per essere guarito, e questo papà dice: ma tu puoi fare qualcosa. Gesù non dice: io posso fare qualcosa. Tutto è possibile a chi crede. Il prodigio non precede la fede, ciò che noi ci aspetteremo, cioè credo se vedo prodigi. No, tu credi e vedrai dei prodigi. Tu assisterai a miracoli inattesi se credi, se ti fidi di Cristo. Proviamo a elencarne alcuni di questi eventi che noi riteniamo impossibili, eppure la fede li realizzerebbe certamente. Per esempio, uno ha ricevuto dei torti molto gravi. Poi chi gli ha fatto molto male viene a trovarsi nel bisogno. Lui lo aiuta. Questo è o non è un prodigio? Perché non ci viene istintivo aiutare o addirittura dare la vita per uno che ci ha fatto del male. Questo prodigio lo compie la fede, non il nostro istinto naturale. Oppure, conosciamo il nostro mondo. Proviamo a immaginare un mondo senza guerre, senza violenze, senza ingiustizie, un mondo dove gli uomini vivono da fratelli. Questo mondo potrà mai avverarsi? Noi diciamo, è impossibile. Rimarranno sempre gli uomini dei lupi che continueranno a competere e a sbranarsi. Bene, è impossibile. La fede è capace di produrre questo miracolo. Un mondo senza guerre, un mondo dove gli uomini vivono da fratelli. Ma bisogna fidarsi di Cristo. Un mondo dove gli uomini non si sentono padroni che accumulano per sé, ma tutto il loro interesse è rivolto ai bisogni dell'altro. Potrà realizzarsi un mondo così? Noi diciamo è impossibile, perché gli uomini istintivamente si attaccheranno sempre ai beni. La fede è capace di produrre questo miracolo. Sono questi i gelsi e le montagne che vengono spostati, ma anche a livello personale. Uno dice: ma certe abitudini, certi vizi, la mia vita fatta di compromessi o anche di dissolutezze che sono diventate in me una seconda natura, potrà mai cambiare questa vita? La risposta è no, è impossibile. La fede è capace di produrre questi miracoli. Se questo non sta accadendo è proprio perché accade quel che dice Gesù: siete persone che credete, ma con poca fede. Per chiarire bene il suo pensiero, Gesù introduce una parabola che ci lascia un po' di amarezza. Cercheremo di capirla. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito
e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo semplici servi, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. La parabola mette in scena uno schiavo che dopo una giornata di duro lavoro torna a casa sfinito, col volto bruciato dal sole, e noi ci aspetteremmo che il padrone si complimentasse con lui per il lavoro che ha svolto, gli dicesse: bravo, siediti a tavola, anzi dai che beviamo un bicchiere di vino insieme perché è stato impegnativo ciò che hai fatto. Invece lo apostrofa con durezza e a questo punto Gesù rivolge 3 domande ai suoi discepoli. Prima domanda: gli dirà forse vieni subito e mettiti a tavola? Senti bene, Gesù non sta affrontando il tema dello sfruttamento, della giustizia sociale o della schiavitù. Sta dicendo ciò che accade. Il servo è servo sempre, il padrone è padrone. Non dice se è giusto o se è sbagliato. Lui sta prendendo quello che accade come un esempio per il messaggio che lui vuole inculcare. Accade così e basta. I servi sono servi, i padroni sono padroni e si comportano da padroni. I servi devono servire sempre. Quindi qui la risposta degli apostoli è certamente no. Non gli dirà vieni subito e mettiti a tavola. Seconda domanda. Non gli dirà piuttosto prepara da mangiare a me, stringiti i fianchi e servimi, poi quando io avrò mangiato e bevuto allora berrai anche tu. Paragone che viene usato nel brano di oggi non corrisponde alla nostra sensibilità, anzi ci irrita, ma lo schiavo in quel tempo era considerato proprietà del padrone, non poteva avanzare alcuna pretesa. E qui Gesù sta chiaramente presentando questo padrone come Dio, come il Dio in fondo che immaginano loro, un Dio che è servito dall'uomo, e loro rispondono difatti sì, è così. Non gli dirà mai che adesso viene servito lui. No, lui deve servire sempre e l'altro è sempre padrone. Cerchiamo di non arrabbiarci perché poi Gesù ci dice la ragione per cui ha introdotto queste immagini che ci irritano un po'. Terza domanda. È l'immagine più cruda che ci può anche stupire. Avrà forse degli obblighi verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? E la risposta è no, non ha alcun obbligo perché lui si è comportato da servo, il padrone da padrone. Dove vuole arrivare Gesù? Semplice? Cerchiamo di capire. L'identità del servo è questa e non è altra. È servo e non padrone. Da lui ci si aspetta che si comporti conforme alla sua identità. La vite non ha un merito se produce uva. È la sua natura. Se non produce uva è tagliata perché non è più vite, è legno secco, deve essere bruciato. Il gelsomino non ha alcun merito se emana profumo, è la sua natura. Il mandorlo è il primo degli alberi che fiorisce, mette fiori anche in febbraio.
era chiamato Shaked, da Shakkad, vigilante. Vigila perché sa riconoscere la primavera che sta arrivando. Ha qualche merito? No, è la sua natura. Ecco dove Gesù vuole arrivare. Il cristiano, il figlio di Dio, è un servo per natura. Non ha alcun merito se si comporta come esige la sua natura di servo. Per chi non avesse capito. Eccolo il prodigio ben superiore a quello di spostare una montagna e un gelso. È quello di cambiare la natura dell'uomo o del preumano che pensa a essere servito, trasformarlo in servo. In un mondo dove tutti sognano di essere padroni e si sentono più uomini quando possono comandare sugli altri. La fede compie un prodigio, crea un mondo nuovo, un mondo dove si compete non per dominare, ma per servire, per rendere felici gli altri. Se questo non è un prodigio, allora non so che cosa siano i prodigi. E se questo prodigio non accade, qual è la ragione? Che la fede in Cristo è scarsa. Gesù ha dato inizio a un mondo nuovo, a un'umanità che ha preso coscienza della sua natura, e diciamolo tutta, della sua natura divina, perché Dio non è padrone, Dio è servo. E questa sua natura di servo l'ha comunicata a noi. Questo è il miracolo. E questo miracolo, questo prodigio, accade con la fede. Si diventa servi e tanto più servi quanto più grande è la fede in Cristo. E dopo aver servito, al termine della nostra giornata, della nostra vita, diventeremo dei padroni? No, si rimane sempre servi, perché questa è l'identità nostra che riflette la figliolanza divina che ci è stata donata. Il titolo più bello che possa essere rivolto a un cristiano è quello di servo del Signore. Si rimane sempre servi. Guai pensare che un giorno si diventa padroni perché abbiamo lavorato. No. E difatti Gesù conclude il suo messaggio con una frase che ci lascia un po' stupiti. Al termine della giornata dobbiamo dire: siamo soltanto dei servi. Abbiamo eseguito quanto la nostra natura richiedeva di fare. Nella sua consapevolezza di essere servo di Dio, il credente ha già la sua ricompensa su questa terra. Vive come il Padre del cielo, una vita di amore nel servizio ai fratelli. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.